Durante gli anni dell'Olocausto, Chagall dipinse diverse scene religiose riprese dalla tradizione cristiana. Nel 1938, poco dopo aver dipinto la Crocifissione bianca, iniziò a lavorare su un altro dei suoi quadri più famosi, la Madonna del Villaggio, che oggi fa parte della collezione Thyssen-Bornemisza. La genesi della Madonna del Villaggio fu lunga. Nel 1940, quando Chagall viveva in Provenza, dove si era rifugiato per sfuggire all'avanzata nazista, attraverso l'Olanda e il Belgio, il quadro non era ancora finito. Sarà completato solo nel 1942, quando Chagall vive a New York, dove si era rifugiato per scampare alla Shoah. Le due date in basso a sinistra, dopo la firma del pittore, attestano la data di inizio e di conclusione dell'opera. La tela, già ad un primo sguardo, colpisce per l'intensità dei colori e per quell'aura di serenità che trasmette. Un'aura di serenità che sembra incomprensibile pensando agli anni tragici dell'occupazione nazista che aveva costretto lo stesso Chagall a fuggire ripetutamente, portando con sé le sue opere da un paese all'altro, mentre il resto della sua famiglia, ebrea, viveva ancora in Russia, nel villaggio natale di Vitebsk. 3 diverse fasce di colore del quadro sembrano distinguere i 3 luoghi della narrazione pittorica. La fascia più in alto, con i suoi toni caldi, dorati, sembra evocare la presenza di un ultraterreno, in cui abita il divino, come i cieli dorati tipici dell'arte bizantina o delle icone. La fascia intermedia, di un azzurro intenso, traccia lo spazio del cielo terreno, che fa come da collegamento tra la terra e l'ultraterreno. Terra rappresentata nella terza fascia, la più bassa, che ha proprio dei colori terrosi e raffigura il villaggio natio del pittore, Vitebsk. Un villaggio dai colori spenti, apparentemente disabitato, su cui però brilla la luce di una grande candela, forse accesa in segno di devozione e come pegno per la richiesta di protezione che i suoi abitanti rivolgono silenziosamente alla Madre Celeste, la Madonna del Villaggio, che idealmente unisce le 3 fasce. La luce della grande candela è l'unico segno della presenza umana nel villaggio, come se in quella candela devozionale gli abitanti, nascosti nelle loro case, riponessero la loro speranza di salvezza. La fiamma ardente della candela sembra già una risposta a questa richiesta di protezione. La sua luce, infatti, riflessa dal bianco candore delle vesti della Vergine, spande bagliori sulle case di Vitebsk, come ad assicurare la protezione domandata. Anche il mantello bianco della Vergine quasi si apre pure in segno di protezione sul villaggio e i suoi abitanti nascosti. Ma quella candela così grande non può stare lì solo per quel villaggio così piccolo, che a ben vedere con la sua forma tondeggiante sembra infatti rimandare all'intero globo terrestre, che in quei tempi bui fa propria quella richiesta di protezione. È allora in realtà l'invocazione di Vitebsk, simbolicamente l'invocazione del mondo intero che sta soffrendo durante quei duri anni della Seconda Guerra Mondiale. E la Vergine sta lì, a rappresentare un universale segno di speranza. È lei che porta la vera luce sul mondo, quella del figlio che porta nudo tra le sue braccia, che è la luce del Salvatore del mondo. È lei il segno della presenza di un Dio che non abbandona il suo popolo anche nel momento buio della prova. Il suo vestito è bianco, come quello di una sposa. La veste nuziale è un riferimento al libro biblico del Cantico dei Cantici, che associa la diletta alla fidanzata attesa e desiderata dallo sposo, che altri non è che Dio stesso. Il simbolo sponsale rappresenta in maniera efficace l'alleanza tra Dio e il suo popolo, nella quale Dio è considerato come lo sposo e il popolo scelto da Dio, Israele, la sposa. Nel Nuovo Testamento lo sposo è Cristo e la sposa la sua Chiesa, di cui Maria, la madre, è emblema. L'abito bianco della Madonna è anche segno della sua purezza e verginità, a dispetto della sua maternità. Lei ha infatti il figlio tra le braccia, un bambino che non è un neonato e che sembra somigliarle.
I loro volti sono profondamente umani, a dire della loro vicinanza all'uomo. Ma torniamo per un attimo sul villaggio. Si distinguono le case, basse, di legno, semplici, con i loro tetti tra cui si staglia una cupola che sta a indicare il luogo di preghiera, il tempio ortodosso, e poi in basso, sotto la Vergine, il ponte sul fiume Dvina, il fiume di Vitebsk. E non a caso, proprio sul ponte, e cioè sulla terra, sembrano poggiare i piedi della Madonna, che è così presentata come ponte tra la terra e il cielo, in cui si staglia il suo dolce volto. Nel cielo azzurro e nella sua più alta fascia dorata sono tutti i personaggi del dipinto, uomini anime, angeli e animali, ritratti in evidente atteggiamento di omaggio verso la Vergine e il Bambino. Sono raffigurati come in volo o fluttuanti sopra il villaggio, sparsi qua e là nelle due fasce di cielo, come in una visione onirica. Un'atmosfera come di sogno, di visione appunto, che è una delle caratteristiche di molte tele di Chagall. D'altra parte, il volo è frequente nella narrazione iconografica del pittore. Attraverso il volo, Chagall esprime la potenza dell'amore, per lui vero motore della intera creazione, unico sentimento capace di elevare l'uomo e di fargli raggiungere il mondo sovrannaturale. E infatti, a ben guardare, tutte le figure rappresentate sono in un evidente stato di pace e con i loro volti esprimono amore. E, con amore e gioia, sembrano rendere omaggio alla Vergine. E così vediamo, in alto a sinistra, l'offerta floreale del personaggio che sembra volare diritto verso la Madonna, con un gesto delle mani che quasi evoca un anticipo di abbraccio. E poi ancora, l'offerta musicale dell'angelo bianco con la trombetta, anche lui in volo, ma che ha già raggiunto la Madonna prima degli altri. Eppure l'offerta musicale della vacchetta, che però pare aver abbandonato a terra il violino per correre festosa verso la Vergine, come un qualsiasi animale domestico corre incontro al suo padrone. Scorgiamo poi l'offerta del canto o della preghiera, la preghiera di un angelo, forse un angelo custode, che sta abbracciato al suo protetto e che ha in mano un libro, uno spartito o un libro sacro, che evidentemente entrambi stanno leggendo, rivolti verso la madre e il bambino. Un altro angelo blu, più discostato, pare fluttuare in volo, in posizione seduta, recando un dono che non si riesce a distinguere, ma che deve pure esserci, vista la posizione delle sue braccia e delle sue mani. La vacca, il violino e il mazzo di fiori fanno parte dell'universo iconografico di Chagall, strettamente legato alla sua giovinezza, ai suoi ricordi, alla nostalgia per il suo villaggio e la sua famiglia. Il violino, strumento tipico dell'ebreo errante e protagonista nelle feste popolari religiose ebraiche, è legato ai ricordi di infanzia e giovinezza di Chagall, a Vitebsk, e compare in molti suoi dipinti. Sia il padre che il nonno di Chagall suonavano il violino e Chagall stesso, da ragazzino, studiava violino, prendendo lezioni dal vicino di casa, fabbro di giorno e violinista la sera. Anche i fiori sono un ricordo legato alla sua famiglia, precisamente agli anni '20, in cui tutti insieme gli Chagall facevano gite in campagna, raccogliendo fiori. Da quel momento compaiono i mazzi di fiori nei suoi dipinti. E infine la vacca. Il giovane Chagall giocava spesso con gli animali, galli, caprette, cavalli, maiali, che poi rappresenterà nei suoi quadri. Ma la vacca è quasi una costante nella sua pittura e c'è un motivo. Il nonno di Chagall era macellaio e praticava la macellazione degli animali seguendo un rito sacrificale tipico della tradizione ebraica. Quando Chagall, ormai pittore, si trasferirà a Parigi, si troverà a vivere nei pressi di un mattatoio e dalla sua casa poteva udire i muggiti delle vacche, provando la stessa pietà e sofferenza che aveva provato da ragazzino a Vitebsk. Belle le sue parole: tu, piccola mucca, nuda e crocefissa, tu sogni in paradiso. Il coltello lampeggiante ti ha fatto salire in cielo. E in questa tela troviamo proprio la piccola vacca in cielo, che in quanto parte di questa creazione benedetta dall'amore divino, corre felice incontro alla Vergine Madre. Ma c'è un ultimo personaggio al quale dobbiamo riservare la nostra attenzione: l'uomo che dall'alto avvolge il capo della Madonna in un abbraccio, mentre la bacia teneramente sulla fronte. Sembra che questo personaggio sia proprio lo stesso Chagall.
Chagall, che ci dice che quella speranza di bene, di pace e di amore, quella certezza della protezione divina sul mondo che da questa tela in modo inequivocabile promanano, sono qualcosa in cui lui crede. E per questo si autoraffigura in questo gesto di amore e di ringraziamento al divino. Mi piace concludere con una frase di Chagall che esprime quella speranza che sarebbe utopia senza il profondo senso religioso espresso in questo quadro. Forse in questa casa verranno giovani e meno giovani a cercare un ideale di fraternità e d'amore, quale i miei colori e le mie linee l'hanno sognato. Forse verranno pronunciate le parole dell'amore che io provo per tutti. Forse non ci saranno più nemici e come una madre mette al mondo con amore e dolore, così, giovani e meno giovani, costruiamo il mondo dell'amore con nuovi colori. E tutti, di qualsiasi religione essi sono, potranno venire a parlare di questo sogno. È possibile questo sogno? Nell'arte come nella vita tutto è possibile se alla base c'è l'amore.